Ciao, sono Matilde Gioli e questa è Inter Memories. C'è un traguardo stupendo, un traguardo che questa squadra ha voluto dal primo giorno e lo merita. Allora, oggi parliamo un po' dei ricordi legati all'Inter e alla mia passione per questa squadra e per il calcio. Ho deciso di portare un oggetto che rappresenta proprio tutta la mia infanzia, quindi per capirci meglio il periodo soprattutto delle elementari, quei 5 anni delle elementari in cui ho iniziato ad andare allo stadio, ma con la famiglia. Quindi non conoscevo ancora tutta la realtà della curva, non avevo ancora la mia compagnia di amici. Andavo con il papà, con lo zio, con i miei cugini e quindi ho portato il cuscinetto, che è questo qua, c'è ancora il vecchio logo e mi fa sorridere questo oggetto perché per un lungo periodo non ne capivo l'utilità, cioè lo vedevo intorno a me, le persone che venivano allo stadio come mio zio ce l'aveva sempre, i miei cugini ce l'avevano sempre, ma non avevo mai avuto il coraggio, per non sembrare, diciamo così, fuori luogo, di chiedere quale fosse la vera utilità. Vedevo che ci sedevano sopra, però insomma pensavo, ecco, fosse un oggetto da sbandierare, un oggetto per fare il tifo, non lo so. Poi piano piano ho iniziato a capire a cosa servisse quando ho iniziato a frequentare lo stadio nel periodo tra novembre e febbraio, soprattutto dicembre e gennaio, che insomma ai tempi, quando io avevo 7 anni, quindi parliamo di quasi 30 anni fa, faceva molto più freddo a Milano rispetto che adesso, ci sono stati dei gennai veramente duri e quindi ho capito che questo serviva a non prendere freddo sul sedile. E quindi me ne sono fatta regalare subito uno e quindi questo è proprio, mi ricorda, ecco, è un po' il simbolo di una parte bellissima secondo me del calcio, dello stadio, in questo caso di me, dell'Inter, e cioè il binomio calcio e famiglia, calcio e affetti, no? Cioè il rapporto che si può creare tra genitori e figli, tra zii e nipoti, in una realtà come quella dello stadio, quindi in un posto dove si guarda lo sport, dove si parla, dove si commenta, e in tempi come quelli di adesso in cui i rapporti umani sono sempre, diciamo, più minati dalla tecnologia, questo invece, anche toccandolo, mi ricorda proprio quando si stava uno di fianco all'altro, ci si toccava, si parlava, ci si abbracciava, quindi è un grandissimo simbolo secondo me. Il mio interismo nasce sicuramente in famiglia, nasce da mio papà, che era un grande interista, purtroppo non c'è più e andare allo stadio è anche un modo per ricordarlo. Io vado con i miei fratelli e quindi sicuramente, appunto, sono cresciuta all'interno di una famiglia in cui si guardavano le partite dell'Inter, si esultava per le vittorie dell'Inter e quindi, diciamo, in qualche modo per osmosi, ecco, non è così automatico perché conosco famiglie divise da questo punto di vista, però insomma in casa nostra siamo tutti interisti. Quindi mio papà e anche mio zio, che erano due uomini davvero appassionati e quindi hanno coinvolto proprio noi siamo una famiglia numerosissima, e quindi hanno creato una specie di esercito di piccoli interisti tra me e i miei cugini ed era anche un momento per stare insieme tra di noi nel weekend e siamo sempre stati legati a delle tradizioni non tanto scaramantiche quanto appunto così dei punti fissi molto banali, come per esempio la pizza, no? Cioè quando poi dipendeva se vedessimo anticipi, posticipi o se andassimo appunto a vederla nel pomeriggio, la sera, però c'era sempre questo elemento della pizza che andava mangiata o prima o dopo, però ecco, doveva essere quello il pasto legato alla partita, quindi può sembrare una cosa banale, però per anni ha sempre accompagnato le nostre partite. Scegliere un giocatore, un campione
del cuore è complesso perché negli anni ho vissuto tantissimi giocatori che mi hanno dato tanto. Io però devo dichiarare la mia passione sfrenata per Matrix, infatti il 23 è il mio numero, perché Marco Materazzi, più che da un punto di vista forse tecnico, anche perché per quanto io sia appassionata non credo di avere chissà quale know-how sul calcio, ma proprio per una questione di carattere, di sensazione. Io mi sono sempre sentita molto simile a lui, quindi sì, sono anch'io una persona che entra abbastanza a gamba tesa nelle cose, però io ho sempre apprezzato tantissimo la sua grinta, il suo coraggio, la sua personalità, il fatto che comunque fosse italiano e quindi insomma in qualche modo anche un senso di appartenenza, e quando negli anni poi ho potuto avvicinarmi, grazie appunto al mio lavoro, avvicinarmi di più all'Inter, alla società, e ho conosciuto Marco, è stato un momento molto emozionante perché io avevo proprio la camera tappezzata con i suoi poster. Allora, vabbè, metto via l'oggetto del passato e vediamo cos'altro c'è nella scatola. Allora, ci sono delle foto. Ah, sì. Allora, questa mi ricordo benissimo. Questa foto l'avevo fatta appunto a San Siro, sugli spalti. San Siro era vuoto, lo stadio era completamente vuoto. Entrare nello stadio vuoto è stata un'altra sensazione fortissima, perché io ci sono sempre andata quando era strapieno, e l'occasione era quella del cambio del logo, e fino all'ultimissimo mi ricordo che appunto ero stata coinvolta in questo progetto ed ero felicissima, orgogliosissima di farne parte, e non riuscivo a farmi dire quale fosse poi effettivamente il nuovo logo, perché l'ho scoperto, è rimasto segretissimo fino alla fine, persino per noi che abbiamo appunto prestato il volto per questa cosa. E quindi è stata una giornata ricca di emozioni, di grandissima curiosità anche per capire la creatività, no? Cosa avrebbe creato. Io mi sono subito innamorata del nuovo logo, non sono mai stata di quelli malinconici del vecchio, che ovviamente porto nel cuore, ma mi sono subito così trovata benissimo con questo cambio. E ricordo che ho palleggiato. Vabbè, lasciamo stare. In realtà se mi impegno non sono male, cioè io potrei essere portata per giocare a calcio. Il problema è che non ho abbastanza esperienza, quindi spero che non ci siano i video in cui io palleggio, perché sono inguardabili. Questo giorno appunto in cui abbiamo lanciato il nuovo logo con le nuove maglie è stato comunque un po' un giorno di cambiamenti anche nel mio modo di vivere l'Inter, nella mia percezione di che cos'è l'Inter, perché dopo magari una vita, quando ero un po' più piccola, da tifosa e basta, ho iniziato magari a entrare un pochino più nel merito di quella che è poi la società, che non è solo andare a vedere la partita la domenica oppure guardarsela in TV, ma è anche una società sportiva, è anche un veicolo per dei messaggi importanti, no? L'Inter a me ha sempre trasmesso messaggi grandi di inclusione e soprattutto di prospettiva verso l'esterno, no? Un po' verso l'Europa, cioè l'ho sempre vissuta come una squadra che guardava molto beyond, cioè oltre. E quindi anche quando abbiamo partecipato appunto al cambio del logo, per me è stato un momento anche di crescita, e ho iniziato a vedere anche altre cose, anche il modo in cui l'Inter proprio come società si infila trasversalmente, cioè non è solo sport. Anche il fatto di coinvolgere me, che sono un'attrice, quindi non sono una sportiva, sono una donna, ecco, cioè questo racconta anche proprio di una volontà di essere trasversali, partendo dallo sport, partendo dal calcio, ma allargandosi poi al mondo anche dell'arte, della cultura, e quindi questo insomma è secondo me un elemento che rende questa società avanti. Durante questa campagna mi hanno associato l'aggettivo brave,
e l'ho molto apprezzato intanto perché delle persone che comunque non mi conoscevano personalmente, intimamente, hanno colto invece un lato di me che è molto autentico, quindi questo significa che anche la parte dell'umanità e del comprendere le persone è molto presente all'interno di questa società, perché comunque coinvolgere persone e capirle nel profondo non è da tutti. Lo sento molto mio Brave come aggettivo, mi piace che sia associato anche al mondo dello sport perché sono sempre stata sportiva. Io arrivo dal nuoto sincronizzato agonistico, che è uno sport molto impegnativo, uno sport di squadra che quindi ha delle similitudini con il calcio. Infatti io mi emoziono tanto allo stadio quando vedo i ragazzi che interagiscono tra di loro, che si supportano tra di loro, anche la figura del mister, che nel mio caso era appunto la mia coach. Ci sono tante cose che rivivo guardando la partita di calcio. E poi anche nella vita devo dire che tendo ad essere coraggiosa, a tratti anche un po' incosciente, che non è proprio una cosa positiva, però sicuramente è una caratteristica che ti permette di essere curioso, di sperimentare, di buttarti un po', perché nella vita serve anche buttarsi, e soprattutto in situazioni sportive. A volte bisogna appunto non pensare più e andare. Allora, la seconda foto... No, rido perché ero scatenatissima. La seconda foto l'ho fatta sul palco fuori dallo stadio di Istanbul durante la finale. Sono state 24 ore molto intense. Ricordo benissimo quando siamo arrivati appunto qua in location e iniziava ad arrivare tutto il pubblico in realtà io non avrei dovuto avere chissà quale spazio sul palco perché era più dedicato magari ai cantanti, ai DJ, ai presentatori. Però poi sono stata coinvolta e mi è stato detto di fare quello che avevo voglia di fare. Io avevo voglia di trascinare e aizzare in maniera positiva ovviamente tutto il pubblico ed è stato bellissimo perché ho preso in mano il microfono, ho iniziato a cantare e ho visto che, come sempre succede quando si ha una passione in comune, è diventato poi contagioso e cantavamo tutti insieme. È stata un'emozione unica che non scorderò mai e ringrazio tra l'altro la società per avermi dato il privilegio di poter salire su quel palco. Ma soltanto te, per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale devi vincere. 11 anni fa ho iniziato per caso questo lavoro, ho iniziato a fare l'attrice e devo dire che è un lavoro bellissimo, inaspettato e con dei ritmi particolari. Non ho gli orari di ufficio canonici, il che da una parte mi concede delle libertà in alcuni periodi in cui magari tutte le persone lavorano, ma dall'altra parte quando sono su un progetto sono completamente blindata, cioè non riesco a fare nient'altro se non stare sul set. E tra l'altro come per i calciatori anche noi abbiamo dei contratti che prevedono che durante appunto il periodo di riprese ci siano meno rischi possibili per la nostra persona e quindi tante volte anche viaggiare diventa un problema perché ci sono film durante i quali ci viene proprio richiesto di evitare di prendere treni, viaggiare, non solo per motivi tragici, ma anche banalmente perché magari c'è uno sciopero il giorno dopo, non riesco a rientrare sul set, è un grosso problema. Quindi a volte è stato complesso conciliare questi periodi così intensi con la voglia di essere sempre presente allo stadio. Quindi tante partite le ho viste a casa, da Roma, dove peraltro esiste una realtà di interclub incredibile. Ho scoperto di avere una seconda casa anche a Roma, perché ci sono tantissimi romani interisti e dei club spettacolari, di romani appassionati, veramente appassionati dell'Inter, ma anche della città di Milano, ed è una cosa bellissima. Però ecco, devo dire che se posso fare la fuga,
e magari anche dormire poco, ma riuscire a venire in tempo per una partita e rientrare e magari essere un po' stanca il giorno dopo, lo faccio. Allora, l'ultima foto è questa. Ero sulla terrazza in Duomo e avevamo ufficialmente vinto lo scudetto. E questa è stata un'altra grandissima emozione, è stato un altro momento che porterò per sempre nei miei ricordi. Questo è un altro di quei momenti che avrei voluto tantissimo condividere con mio papà, o comunque sarei curiosa di sapere cosa penserebbe, insomma, perché so che anche per lui sarebbe stato un sogno trovarsi in questa posizione a poter festeggiare. Sicuramente il risultato che abbiamo raggiunto in questa stagione, che si è poi conclusa con un felicissimo epilogo, e cioè con la vittoria dello scudetto e della seconda stella, è molto legato a come invece abbiamo finito la stagione precedente, con una sconfitta che ha bruciato tanto, ma che secondo me è stata una di quelle sconfitte costruttive, cioè io l'ho percepito subito, anche in quel momento un po' delicato in cui appunto eravamo a Istanbul, è finito tutto e dovevamo rientrare a Milano con un peso nel cuore. Però io proprio, anche vedendo i ragazzi uscire dal campo, ho capito che sarebbe stato un trigger, cioè un innesco per riattivare qualcosa per la stagione dopo. E a volte bisogna ripartire proprio dalle sconfitte. Lo sport insegna questo, tutti gli sportivi che ci stanno guardando capiscono perfettamente il discorso che sto facendo, perché non si può sempre vincere, non può essere sempre tutto rose e fiori, ma sono proprio anche i momenti negativi e i momenti di sconfitta che creano il movimento per poi migliorare ancora di più. E infatti così è stato. Noi siamo ripartiti, secondo me, a inizio stagione proprio da quella sconfitta, con quella fame, con quella voglia, che è quella che poi porta alle vittorie più belle. Allora, adesso c'è un ultimo oggetto nella scatola che mi rende molto felice, che è la maglia dello scudetto, che è questa qua, che io cerco di indossare il più possibile. Sono molto orgogliosa di questa maglietta, ci tengo tantissimo, guai a chi me la tocca. E questa proprio rappresenta quello che ci hanno regalato i ragazzi. Questa stagione non ho mai avuto la percezione che potessimo fallire, perché sentivo proprio un'energia particolare, ed è quella che sento quando la indosso, di un gruppo non solo un gruppo di sportivi, di calciatori, ma proprio di un gruppo di persone, di uomini, che insieme al mister avevano un obiettivo ben preciso e se lo volevano andare a prendere. Io questo l'ho sempre percepito durante tutte le partite, sia le partite più belle, sia le partite più scontate, sia quelle più, insomma, ci sono state alcune, quella col Verona per esempio è stata devastante, però sono proprio quelle che mi rendono felice di essere interista, cioè questa altalena di emozioni che si vivono durante queste partite sono la cosa che più ti motiva a essere poi, passatemi il termine, innamorata di questa squadra, perché veramente ti fa vivere delle cose a livello viscerale e quindi poi, cioè sarebbe troppo noioso, non so come dire, se non ci fossero questi momenti. E quindi poi ecco, la cosa bella di avere questa passione è che è come un binario che viaggia parallelamente alla vita personale di ognuno di noi, no? Quindi spesso si vivono anche dei parallelismi con quello che ci succede a casa. A volte una vittoria ottenuta con una grande fatica ti motiva a tornare a casa e magari appunto cercare di fare bene una cosa che non riguarda niente, non riguarda il calcio, però sei motivatissimo da quello che hai appena vissuto. Io credo molto in questa cosa, che la nostra vita personale e la nostra passione per il calcio possano viaggiare veramente su binari paralleli che a volte comunicano e si connettono, quindi io sì, sono un po' romantica, la vivo in questo modo. Le emozioni sono la cosa che mi muove di più anche per il lavoro che faccio,
e quindi anche nel vivermi l'Inter, nel vivermi il calcio, ecco sì, io mi muovo per emozioni. L'ultimo mese di questa stagione è stato caratterizzato da tante emozioni diverse, ovviamente principalmente positive, ma anche di gratitudine nei confronti appunto dei ragazzi che so che hanno dato il massimo, del mister che appunto so quanto ci tiene, in generale di tutta la società, perché poi ovviamente iniziando a frequentare un po' più da vicino Inter, scopri davvero quante persone lavorano dietro. Noi poi vediamo la squadra ovviamente, ma c'è un mondo dietro di persone che ognuno col proprio ruolo importante e fondamentale sostengono poi i ragazzi in campo, e quindi anche un senso di appartenenza a una grossa comunità appunto di persone, ognuno col proprio ruolo. Il mio ruolo per esempio è quello di tifosa, ma è un ruolo bellissimo e anche i tifosi sono un tassello fondamentale appunto di tutto il mosaico. Quindi forse ecco l'emozione principale che ha regnato nell'ultimo mese è stato il senso di appartenenza a una comunità di persone. Parlo principalmente appunto dei tifosi, perché poi ci si incontra per strada, ci si abbraccia, si parla, si interagisce, anche parlare con estranei che però appunto condividono la tua passione. In questo momento storico, come ho detto prima, sono emozioni non proprio scontate, quindi ecco, sicuramente questo senso di appartenenza. A me quello che piace tanto della nostra squadra è che c'è un'allegria generale, io sento proprio anche creatività, cioè ogni tanto li osservo quando posso, no? Quando riesco a vederli da vicino, quando parlano tra di loro, cioè veramente ci sono dei caratteri proprio molto, molto energici, molto... cioè Thuram che ride sempre per me è una cosa meravigliosa, cioè ha un'aura positiva che è contagiosa, però tutti quanti, cioè Barella per esempio secondo me sarebbe un ottimo elemento sul set, lo vedo come un grande trasformista perché ha la capacità di passare da serio diciamo a più leggero in un secondo, che è una qualità che serve, che è proprio quella degli attori. Però veramente tutti quanti, c'è anche Ciala, ha un'intensità quando, ecco per esempio Ciala nello sguardo vabbè le mie sono valutazioni ovviamente da attrice, quindi magari poco c'entrano con lo sport, però Ciala per esempio ha uno sguardo molto molto intenso quando si impegna a fare le cose in campo, io lo percepisco, lo vedo, quindi sarebbero secondo me tutti ottimi candidati per fare un film. L'Inter per me è famiglia. C'è un traguardo stupendo, un traguardo che questa squadra ha voluto dal primo giorno e lo merita.